Buongiorno, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Conversazioni at Camping Business. Oggi abbiamo ospite con noi Marta Ballabio, che è l'Exhibition Manager di In-Out, la fiera dedicata al turismo che si terrà a Rimini dall'11 al 15 ottobre prossimo, e con lei parleremo di questo evento dove Camping Business è media partner per la parte dedicata a SIA Hospitality Design. Buongiorno Marta, benvenuta. Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. Allora Marta, cominciamo a parlare della manifestazione generale, quella che ingloba diversi eventi. Consideriamola un contenitore di tutte le anime dell'hospitality. Quest'anno avete deciso di chiamarla In-Out, mentre eravamo abituati a conoscerla come TTG Travel Experience. Che cosa ha portato a questa decisione e che cosa significa questo cambio di nome? Allora Paolo, devo dirti che questa è una grande novità per noi. In-Out è stata lanciata a novembre dello scorso anno proprio per avere la sua prima edizione nel 2023. Quindi ad ottobre avremo 4 anime che compongono In-Out, che sono proprio le anime dell'ospitalità. Noi sappiamo che negli ultimi periodi il mondo del turismo è stato molto, ha subito molte evoluzioni, molte trasformazioni. Abbiamo sentito l'esigenza, proprio perché desideriamo essere sempre in prima linea, non solo per seguire le tendenze, ma soprattutto per aiutare tutti gli operatori a trovare, no, una conversione per il loro business. Abbiamo sentito l'esigenza di offrire al mercato un evento che fosse molto ricco e integrato e che potesse avere al suo interno tutto ciò che gli operatori cercano per le loro strutture. Per questo motivo abbiamo creato In-Out. Si compone di due parti essenziali, che sono la parte indoor e la parte outdoor, quindi indoor, outdoor, e al suo interno ha 4 anime. La prima, quella più corposa, è quella di SIA Hospitality Design, che al suo interno vedrà in scena, le aziende principali del mondo delle forniture, degli arredi, del contract, ma anche tecnologie, servizi, e al suo interno anche la parte del prodotto per il campeggio. Abbiamo poi il Sun Beach Outdoor Style, anche questo è un prodotto della divisione turismo ospitalità storico, che ospita quelle che sono le attrezzature per le spiagge, ma anche le tecnologie, i servizi, i modelli di prenotazione, accanto a una rappresentanza di quelle che sono le aziende di superfici all'interno del contesto di Superfaces, che sono ovviamente la parte primaria quando si lavora su un progetto di ospitalità, e poi la nuova anima Greenscape, al cui interno avremo arredi outdoor, ma anche progetti dedicati proprio allo sviluppo di aree verdi nelle strutture ricettive. Questa esigenza nasce proprio da una modulazione e un'aggregazione che nel mondo del turismo e dell'ospitalità vediamo sempre più. Non ci sono più soltanto le strutture ricettive classiche, quindi gli hotel, ma abbiamo accanto degli attori che stanno acquisendo sempre più importanza e sono spesso e volentieri scelti dai turisti e dagli ospiti nazionali e internazionali come strutture extraalberghiere, ma anche camping, glamping, e allo stesso tempo villaggi e un altro tipo di strutture nuove. Quindi tutto questo ci ha portato a decidere di creare un evento, un contenitore molto ricco e integrato. Ho capito, ma il nome TTG Travel Experience rimane o sono due manifestazioni che rimangono affiancate l'una all'altra, quindi? Esatto, allora TTG Travel Experience è l'evento più importante in Italia per il turismo organizzato, si svolge in contemporanea ad In-Out, e quindi noi avremo negli stessi giorni, dall'11 al 13 di ottobre, sul quartiere fieristico di Rimini, lo sviluppo di queste 2 manifestazioni. Quindi il brand TTG storico, che tra l'altro quest'anno celebra il 60° anniversario con delle grandi celebrazioni, e In-Out, che è invece la parte di prodotto, creando un vero e proprio marketplace. Quindi da un lato in TTG noi avremo
gli hotel e comunque gli operatori del mondo turistico in esposizione. Dall'altra parte, all'interno di In-Out, noi avremo il prodotto che interessa all'utente e quindi all'albergatore piuttosto che al proprietario di villaggio in esposizione. Quindi questo crea un marketplace effettivo e molto efficace. Ok, adesso per me è molto più chiaro e lo sarà sicuramente anche per chi ci segue. Diciamo che avere un marketplace così organizzato, con così tante sfaccettature, richiede senz'altro un'analisi, una comprensione di che cosa stiamo andando a frequentare un pochino ragionata. E adesso mi sembra che i tasselli siano tutti al loro posto. La nascita di In-Out quindi porterà secondo te verso un consolidamento o un ampliamento delle 4 anime al suo interno negli anni futuri o tendenzialmente una manifestazione che nasce con questa struttura e rimarrà in questo modo? Allora, guarda, le variazioni, le rimodulazioni e le evoluzioni secondo noi sono all'ordine del giorno. Adesso il contenitore è davvero completo, cioè In-Out può rappresentare al suo interno qualsiasi delle anime che caratterizzano il mondo del prodotto e del servizio per l'ospitalità. Sicuramente quest'anno, per esempio, abbiamo avuto una grossa diciamo risposta positiva da parte di alcuni cluster merceologici, cioè da parte di alcuni rami, no, di mercato e di prodotto, in particolare un grossissimo sviluppo con un padiglione dedicato al mondo piscine e wellness che si chiamerà Pool Wide, e questa è un'assoluta novità perché è il primo anno che avremo e ospiteremo questo tipo di espositori in fiera con insomma una copertura così massiccia. Stessa cosa per la parte green, quindi sull'outdoor ci sono stati dei grossissimi tassi di crescita. Sull'indoor la forza, diciamo, delle manifestazioni da cui nasce In-Out era già rilevante, per cui la crescita prosegue, ma in maniera meno determinante. Saranno ovviamente anime che a seconda dell'evoluzione di tutto il settore potranno avere delle oscillazioni. Però il progetto, così per come è nato, è al suo primo anno, insomma i risultati li stiamo già testando, ovviamente essendo ormai a un mese dall'inizio della manifestazione sappiamo già quali saranno i numeri che caratterizzeranno questa edizione, lo sviluppo sui padiglioni, e quindi tutto è praticamente pronto per l'apertura e per aprire il sipario. Però, come dire, questo è solo il primo anno. Dei prossimi anni avremo la necessità e la volontà di consolidare il lavoro che è stato impostato, per cui proseguiremo in questa direzione. Certo, venendo più specificamente al mondo dell'outdoor e delle strutture ricettive all'aria aperta, che sono quelle che noi ovviamente seguiamo da molto vicino con Camping Business, è chiaro che la parte piscina e la parte green saranno sicuramente interessanti per questo tipo di target per ovvi motivi. Ma la parte che riguarda le strutture ricettive all'aria aperta è passata negli ultimi anni ad essere ospitata prima a Sunbeach ed Outdoor e oggi a Sia Hospitality Design. Che cosa ha condotto alla decisione di cambiare, tra virgolette, contenitore a questo tipo di espositori? Guarda, è proprio nato dalla volontà di avvicinare il mondo del camping a un concetto più esteso di ospitalità. Prima, diciamo, eravamo caratterizzati nell'area dedicata al camping da allestimento di prodotto, per cui avevamo case mobili, eccetera, quindi più assimilabile a quello che è un ambiente balneare. Negli ultimi anni, invece negli ultimi 2 anni, da quando abbiamo scelto di invece inserire questo contenuto all'interno di SIA, la strategia è stata proprio quella di voler assimilare e voler, diciamo, agevolare questo percorso che il mondo del campeggio sta facendo per seguire le stesse logiche e dinamiche che fa il mondo dell'ospitalità, quindi con dei sistemi di prenotazione, delle tecnologie e delle innovazioni che sono tipiche del mondo dell'hotellerie. Quindi una volontà proprio di dire e di dare anche il nostro contributo a un'evoluzione di questo settore.
Un percorso coerente che vede le strutture ricettive all'aria aperta evolvere spesso verso un'offerta più simile a quella alberghiera e non più legata a una tradizione più, chiamiamola, ruspante. Voi avete stretto un accordo con Faita Federcamping, che come sappiamo è la federazione più grande in Italia che raggruppa gli operatori di questo settore. Quanto è importante per voi questa partnership e come vi aspettate che possa evolvere? Allora, abbiamo stretto questa partnership con Faita, con la quale collaboriamo, diciamo, a braccetto. Faita da noi ha un'area nella quale incontra tutti gli associati durante la fiera, e tra l'altro all'interno della fiera si tiene anche l'assemblea generale, quindi la fiera diventa per loro un momento di condivisione e di report, di analisi dei risultati della stagione appena conclusa, molto molto importante. Per cui l'appuntamento ormai a In-Out o all'interno di In-Out, sia per il mondo del campeggio, è sicuramente un appuntamento imperdibile. La collaborazione attivata con Faita, oltre a quello che riguarda la parte di prodotto, la parte di contenuti che sviluppiamo in fiera insieme a loro, che interessano nello specifico proprio il mondo del campeggio, anche durante, diciamo, il resto dell'anno corre su due binari paralleli, nel senso che quello che Faita, quello che dicevo che stiamo facendo noi come percorso proprio per agevolare il mondo del campeggio e accompagnarlo alle dinamiche del turismo organizzato e dell'ospitalità, è un po' il percorso che in maniera ovviamente parallela e indipendente a livello proprio di lobbying e di rapporti con gli stakeholder sta facendo in maniera forte Faita, cercando di guidare e di accompagnare gli associati proprio nel prendere coscienza di quella che oggi è la nuova idea di turismo e di ricettività open air. Allora, in questi anni abbiamo visto che è stato abbastanza difficile mettere a punto una manifestazione che per il mondo delle strutture ricettive all'aria aperta fosse un vero riferimento di questo settore, perché sono mancati espositori importanti che quest'anno invece rivedremo a In-Out e in particolare a SIA. Quali sono secondo te le criticità, se ci sono, che frenano la nascita di una manifestazione che sia un punto di riferimento molto importante di questo settore? Allora, guarda, devo dirti che, come è risaputo, il comparto dell'ospitalità outdoor è sicuramente in ottima salute. Quindi lo era già prima della pandemia, dopo la pandemia ha accelerato l'impennata di richieste. Quindi lo stato della domanda è molto alto. Proprio perché c'è una necessità di insomma rivivere a contatto con la natura e di trovare questo nelle strutture proprio open air. Quello che secondo me insomma è un po' più difficile, un po' più complicato trasmettere alle aziende quindi del comparto, quindi ai produttori, ai vari produttori di case mobili, di tende, TP, eccetera, è proprio che questo è un evento differente, non è un evento in cui si presenta soltanto la novità di prodotto, ma è un evento in cui si fa posizionamento. Quindi si partecipa alla fiera, ma questo vale un po' per tutti gli espositori, per tutte diciamo, le aree, no? Le industrie rappresentate all'interno di In-Out. Si viene perché si incontra il mondo del turismo e quindi si ha una possibilità di connettersi, di fare business, di fare intrabusiness e di far vedere che si è all'interno di questo comparto più grande. Quindi se gli operatori erano abituati, come capita spesso, a rappresentarsi, a partecipare a una fiera perché, come dire, quella è la fiera verticale sul loro prodotto, nel nostro caso noi stiamo sovvertendo un po' questa dinamica, per cui da noi il target è molto più allargato, il potenziale è altissimo, sta proprio a queste aziende rendersi conto e sfruttare questo canale, che è sicuramente un canale nuovo. Sono prospettive differenti, a volte più complesse, quindi bisogna essere ovviamente predisposti e preparati per fare un grande passo, però potrà portare insomma delle ottime sorprese
sia a livello di business che a livello proprio di posizionamento sul mercato. Quindi secondo me sta un po' agli operatori capire quali sono le reali potenzialità e non sono solo quelle di presentare una nuova collezione, una nuova casa mobile o incontrare, diciamo, i classici clienti, ma realmente muoversi, rendersi conto di quello che c'è in fiera e quello che muove tutto il mondo del turismo e dell'ospitalità. Ne siamo convinti anche noi, infatti quest'anno saremo un partner più visibile rispetto agli anni scorsi, anche se la nostra collaborazione va avanti ormai da 3 anni, ma quest'anno ricordo che saremo presenti con uno stand presso di voi, uno stand dove avremo l'occasione, metteremo in piedi la possibilità di organizzare degli incontri come questo e quindi di registrare delle interviste con gli operatori del settore che vorranno venire a trovarci. Tu puoi darci, Marta, qualche numero sul contributo che l'ospitalità all'aria aperta darà a questa edizione di In-Out in termini di espositori, per esempio, o di previsione di visitatori? Allora, guarda, noi leggiamo tutti i numeri in maniera molto trasversale. Devo dirti che per In-Out in generale noi occuperemo tutta la parte del quartiere fieristico ala est, quindi equivalente a quella che occupa TTG, e questo è ovviamente un risultato incredibile. Per quanto riguarda le numeriche di visitazione, l'anno scorso avevamo 55.000 visitatori registrati, quest'anno proprio perché la crescita della parte espositiva è stata forte, ci aspettiamo allo stesso tempo di avere una contemporanea crescita della parte di visitazione. Per quanto riguarda nello specifico i padiglioni open air, avremo un padiglione open air dedicato appunto alle strutture ricettive open air molto ricco, con un ritorno anche di aziende straniere che negli ultimi anni avevano, come dire, tralasciato, no? Avevano evitato di partecipare proprio per le varie dinamiche internazionali. Quest'anno ritornano con grande forza e di questo siamo ampiamente soddisfatti. Immagino, giustamente non va dimenticato che il settore, come tutto il mondo del resto, ha vissuto un po' di scossoni nel periodo pandemico. L'outdoor è stato uno degli elementi che, come tutti, ha sofferto all'inizio, ma poi si è ripreso alla grande e tutti gli indicatori quest'anno in giro per l'Europa ci mostrano segnali positivi. Avrebbero potuto essere anche migliori, a dire il vero, se non fossero entrate in gioco elementi come il conflitto tra Russia e Ucraina o l'inflazione. Però generalmente si parla in tutta Europa di un settore che sta sostanzialmente replicando i risultati del 2019, che è stato l'anno più importante per il settore. Ecco, chiudo con un'ultima domanda. Questa euforia che circonda dal punto di vista degli utenti il mondo dell'outdoor, pensi che sia una tendenza che continuerà a esprimersi in forte crescita o andremo verso una stabilizzazione dal tuo punto di vista? Allora, no, devo dire che secondo me siamo solo in una fase, cioè abbiamo avuto un grosso boom ovviamente dopo la pandemia, ma devo dire che soprattutto nelle generazioni più giovani, ma non solo, questa necessità di riconnettersi con la natura è davvero molto forte. Il salto che le strutture devono però fare per non accontentarsi, per non far sì che poi tutto si appiattisca, è investire. Cioè investire in servizi, investire in tecnologie, investire in accoglienza con una tipologia di offerta che non si accontenta di quello che c'è, ma può veramente conquistare un pubblico più ampio, che non è il pubblico che, come dire, che vuole viaggiare low cost, ma è un pubblico che vuole una soluzione esclusiva, magari con una grande privacy, e allo stesso tempo vuole trovare però dei servizi di alto livello, una ristorazione di alto livello, delle tecnologie adeguate, quindi non è sufficiente stare a contatto con la natura. Il contatto con la natura passa sicuramente da una riconnessione con se stessi, ma allo stesso tempo, visto che quello è un periodo in cui ovviamente uno
stacca la spina e è in vacanza o con gli amici, con la famiglia, eccetera, vuole, come dire, spendere bene il suo tempo oltre che i suoi soldi, e quindi deve trovare riscontro in una qualità e in uno standard di servizio che è adeguato a seconda poi dell'ospite. Ma sicuramente l'investimento da parte delle strutture ricettive, proprio il rinnovamento o in elevamento anche della proposta e del servizio, è qualcosa che potrà accompagnare per bene la crescita e l'evoluzione anche della domanda. Certo, settore in grande evoluzione, dove il contatto con la natura fondamentalmente è il punto di partenza per un'esperienza di vacanza Esatto. diversa e più gratificante e appagante. Marta, ti ringrazio molto per questa conversazione, è stato un piacere, ci rivedremo sicuramente in fiera dall'11 al 13 ottobre, Fiera di Rimini, per In-Out e per tutte le manifestazioni, compreso il Sea Hospitality Design, che sono organizzate al suo interno. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao Marta. Grazie a voi, grazie Paolo. A presto. Arrivederci. Arrivederci.